Ti sei mai chiesto cos'è la realtà che ti circonda? A volte hai avuto la sensazione di sentirti un estraneo nella vita di tutti i giorni, di non capire il senso delle cose e di non capire dove si va. Quello stato è una porta, la porta verso la domanda fondamentale. La domanda fondamentale è l'inizio del cammino di una via. Chi è Neo? Neo è l'iniziato. Prima immerso nell'esistenza in un flusso costante, in uno stato di sogno, e dopo immerso nell'esistenza in un flusso costante, ma in uno stato di piena consapevolezza. Alcune persone nella vita compiono il cammino di Neo, vengono risvegliate bruscamente dal torpore del sonno e ricondotte ad un clima di coscienza superiore risvegliata. Nella prima scena vediamo Neo dormiente al computer, uno stato di dormiveglia disattento, dalle notti lunghe e insonni al computer. Compaiono improvvisamente i primi messaggi sullo schermo che scuotono il suo essere. La vita inizia a compiere il suo destino, inviando dei maestri spirituali che seguono la sua evoluzione spirituale. In questo caso Morpheus è il suo maestro spirituale. Il maestro spirituale non bisogna per forza vederlo come una persona fisica, ma anche come una forza che entra in azione agendo nell'esteriorità e interiorità dell'iniziato. Pone a prova l'iniziato e lo conduce con fede cieca perché è cosciente del suo destino, come se fosse una profezia, come se fosse già tutto scritto. Morpheus, ad esempio, fa da guida a Neo, come nella scena dell'uscita dall'ufficio. Lo guida telefonicamente, lo guida nel percorso della sua evoluzione spirituale, lo guida per farlo spiccare. Assiste ai suoi fallimenti senza giudizio, perché è conscio dell'arrivo con piena certezza. Neo passerà attraverso varie fasi di evoluzione. Incontrerà più di qualunque altro le forze ostacolatrici di Matrix, Smith e gli agenti, che come forze quasi meccanicistiche agiscono per controllare Matrix, la realtà materiale. Neo si troverà quindi davanti ad una scelta, quella di accettare il suo destino o di esserne trascinato. Purtroppo, o per fortuna, la curiosità di inseguire il bianconiglio sarà troppo forte, perché è la curiosità e la voglia di conoscere il motore dell'iniziazione. E ben presto si troverà davanti alla scelta delle due pillole. Rossa, la verità, il risveglio; blu, Matrix, l'illusione. I colori non sono casuali. Il rosso è un simbolo universale di sangue, spirito, di vita, di consapevolezza, passione. In esoterismo il rosso è legato al chakra del cuore, alla vitalità, alla volontà, alla forza per affrontare il cambiamento. Quindi scegliere la pillola rossa significa risvegliarsi, affrontare la realtà per quanto dura sia, attivando però il potenziale interiore. Pillola blu, la quiete, l'illusione, è il simbolo universale del cielo, dell'acqua, della calma, del sonno, ma anche della passività, della troppa sicurezza. La pillola blu significa restare nell'illusione, nella comfort zone, evitando i conflitti e la fatica della piena consapevolezza. Prendere la pillola rossa quindi non è un cammino facile. Neo però sceglierà per destino di prendere la pillola rossa e con forza di volontà, pur risvegliandosi molto bruscamente, riconoscendo poco a poco nella realtà che lo circonda l'illusione, il riflesso materiale di un mondo reale. Entra in gioco in questo caso una forza nuova, in questo caso rappresentata da Trinity. Trinity ovviamente non è un nome casuale, potrebbe rappresentare veramente la Trinità che accompagna Neo con la forza dell'amore. Quindi possiamo appunto identificarla non solo come una persona, ma come la forza dell'amore universale, l'amore dell'esistenza stessa. Sarà la vera forza di Neo, che darà se stesso per l'amore. Trinity quindi rappresenta la speranza, la fede, l'amore, tutte nuove forze che accompagneranno l'iniziato affinché compia il suo destino. Neo quindi inizierà ad avere un comportamento da iniziato. Neo inizierà a cambiare anche nell'aspetto esteriore, nei suoi comportamenti esteriori. Inizierà ad acquisire un comportamento distaccato, serio e analitico nei confronti dell'esistenza. Acquisisce un grado di fiducia incrollabile nel suo destino, nelle forze che lo accompagnano e nelle sue capacità. Questa fede gli dona dei poteri sconosciuti quasi alla stessa Matrix. Inizia ad essere del mondo
ma non del mondo. Le pallottole quindi che Matrix cercherà di scagliargli, lui potrà fermarle con freddezza. Matrix non ha più il controllo su di lui. Difatti, viene chiamato dagli agenti ostacolatori l'anomalia. Neo inizierà a leggere la realtà che lo circonda sotto forma di codice, un codice simbolico della vera realtà. Questo è quello che accade. L'iniziato potrà vedere la realtà come codice simbolico dei mondi spirituali. L'iniziato vede veramente, interiormente, la realtà che lo circonda come un simbolo più che come una realtà concreta e materiale. Questo miscuglio analitico interiore di visione e intuizione dà il potere di vedere il vero volto della realtà che ci circonda. Neo potrà volare, elevarsi sulle alte vette e quindi cambiare prospettiva del suo sguardo, non più immerso orizzontalmente in quello che lo circonda, ma uno sguardo complessivo, uno sguardo dall'alto, uno sguardo freddo e non giudicante, e si muoverà all'interno di Matrix con rispetto e piena consapevolezza. Inizierà a prendere parte attivamente alla sua missione, quella di portare conoscenza, consapevolezza e pace nel mondo. Nella famosa scena del cucchiaio, Neo comprende una lezione fondamentale, che non è la realtà che lo circonda a dover cambiare, ma che è importante cambiare il proprio interiore per poter riflettere quello status anche all'esterno. L'esterno si modifica perfettamente al nostro status interiore. È l'interno che deve piegarsi per piegare l'esterno. Però non deve essere qualcosa di mentale, qualcosa che ha a che fare col desiderio o con la brama, ma pura volontà spirituale profonda. Lì è il regno della magia. Neo inizia a scoprire il suo potere solo quando è conscio di vivere l'illusione di Matrix. Questo accade purtroppo dopo la morte. La sofferenza è una grande porta per l'iniziazione. Neo infatti viene ucciso con 14 colpi d'arma da fuoco da Smith, l'ostacolatore. In quanto funzione meccanicistica, l'ostacolatore non è conscio di compiere il destino dell'iniziato. Per lui l'importante è estinguere l'anomalia, ma Neo compierà il suo destino, quello di far esplodere la luce interiore che è intrappolata dall'ego, dall'incoscienza e dalle forze ostacolatrici. La natura quindi lascia il posto all'essenza che ci anima, la vita stessa. In quella scena quindi Neo esplode di vita, di luce. In lui si risveglia il Cristo interiore e questo è solo l'inizio. È l'iniziazione. So che ci siete. Vi sento ora. So che avete paura di noi, avete paura del cambiamento. Non so come andrà a finire. Non sono venuto qui per dirvi come finirà. Sono venuto qui per dirvi come comincerà. Riattaccherò il telefono e poi mostrerò a queste persone ciò che voi non volete che vedano. Un mondo senza regole e controlli, senza confini o frontiere. Un mondo in cui tutto è possibile. Dove andremo da lì è una scelta che lascio a voi.